Quello che dirò di oggi della taumaturgia è qualcosa di molto più profondo della parte precedente e quindi è qualcosa di molto serio. Vi prego di fare attenzione, anche voi che sentirete dopo, perché voglio veramente aprire il cuore sulla taumaturgia. Andiamo innanzitutto a vedere che significa taumaturgia. Taumaturgia è da taumaturgo, ossia fare miracolo. Taumaturgia è prendere agli dei la possibilità di fare miracoli, cioè raccogliere da essi quel potere che essi hanno affinché noi possiamo fare un miracolo. Ora, come ho detto prima, miracolo è da mirare, qualcosa che lascia colpiti. Attenzione a una cosa, taumaturgia non ha a che fare con la medicina ufficiale, non ha a che fare con tutti i metodi di cura che ci sono attualmente in giro, non va a toccare assolutamente, che ne so, i medici, gli ospedali, così. Non ha a che fare con il sacro. Taumaturgia è la possibilità di un essere di elevarsi a livello interiore e di conoscere anche una scienza sacra che è descritta molto chiaramente nell'antichità, specialmente dall'Egitto fino diciamo, alla grecità, come gnosis, però nascosta, e quindi viene poi ripresa in mano da degli esseri che, per quanto io non sia cristiano, sono nel mio cuore e sono i padri del deserto, questi esseri straordinari che si ritinavano nel deserto e sono i padri della cristianità, quindi della vera cristianità e quindi del monachesimo e quindi di quella capacità di elevazione interiore che accende il cuore. Un taumaturgo deve avere il cuore acceso, un taumaturgo non può essere freddo, un taumaturgo è un'anima che arde, un taumaturgo direi quasi che è come il roveto ardente che Mosè vide sul monte Sinai. Un taumaturgo è l'immagine del Cristo che indica il proprio cuore e quindi che si vede che arde fortemente. Quello che io andrò a fare in questo nuovo corso che ho deciso di fare è dare possibilità a coloro che sentono dentro questa energia, questa potenza, quest'amore, veramente quest'amore, di capire che cosa essa sia. Quindi questa grande capacità che ognuno di noi ha per amare e quindi la capacità di dare tutto quest'amore per creare un miracolo. Il miracolo della guarigione a chi veramente può aspettarselo e quindi, ripeto, non ha niente a che fare con la medicina, non ha niente a che fare con ciò che sì è stata chiamata medicina Dei, ma perché era proprio la medicina di Dio, quindi non ha a che fare con farmaci, non ha a che fare neanche con pozioni e cose varie, è proprio un'azione di capacità di strappare il potere a cosiddetti dei per poterlo usare a nostra possibilità e giudizio positivo e creare un miracolo. È taumaturgico un miracolo come quello che accade per esempio a Lourdes, è taumaturgico un miracolo come quelli che accadono nelle varie chiese, è taumaturgico un miracolo quando non ha spiegazione umana e razionale. Taumaturgia quindi si porta verso la capacità della preghiera e della ritualità proprio taumaturgica che va a usare delle intelligenze pure per poter, come ho detto precedentemente, operare a livello di anima, di cuore, veramente molto alto. Non è possibile fare taumaturgia per le persone che sono sporche dentro. Che cosa intendo sporche dentro? Se voi desiderate il male degli altri, se voi desiderate che gli altri soffrano, se voi soffrite di invidia, se voi soffrite, se vedete il vostro
anche nemico, oppure se vedete il vostro vicino di casa o un parente che ha qualcosa e voi soffrite, se il benessere, la salute degli altri, la fortuna degli altri vi fa soffrire e non siete adatti a fare la taumaturgia. Per fare la taumaturgia non bisogna essere un uomo da bene, cioè un'idea di un santo, non possiamo, anche se i santi sono taumaturghi, ma bisogna essere dentro se stessi puliti. Puliti significa avere quella capacità di essere in equilibrio dentro se stessi. Io non lo so, io già solo parlando mi si sta accendendo il cuore, non lo so, non riesco a non avere il cuore che mi si accende, cioè non riesco, questa è taumaturgia, dovete accendervi, dovete sentire l'anima che comincia ad ardere, non nella stupidità del non sapere. Quindi noi andiamo a capire profondamente come fare, come detto, ad accenderlo questo cuore. Quindi se dentro non siete puri, se non volete il bene del prossimo, non potete fare la taumaturgia, fate un'altra cosa. Ci sono tanti corsi, potete fare qualsiasi, da me, da un'altra parte, dove volete. Quindi noi accoppieremo questo poi anche con lo studio della geometria sacra per chi vorrà fare questo, che è per coloro che non sentono dentro le flatus, non sentono dentro la potenza infiammante, la potenza coagulante di un amore fortissimo, di un cuore che arde, ma hanno in ogni caso una intelligenza e una capacità di equilibrio e quindi possono usare scientificamente forme, numeri e tecniche, quindi non solo radionica, non quella deriva, che c'erano un tempo e che li ritroviamo in tutto il mondo e le vediamo poi molto esaustivamente nei mondi greci ed egizi. Quindi, e poi li vediamo anche nelle cattedrali del periodo medievale e fino poi a spegnersi via via dal 500 in poi, ai noi. Quindi abbiamo questo due percorso, un percorso del cuore, taumaturgia, un percorso della mente, geometria sacra, affinché voi possiate o scegliere uno o l'altro, o se volete e potete scegliere entrambi per capire come funziona l'animo umano. Perché l'animo umano, la psiche, non per niente la psiche, sapete come della psino, un'asta e poi una specie di onda in questa maniera, che sono le due vie, che sono anche le due ali della mente, ma sono anche le due camere del cuore, diventano quattro, quindi il cuore che si allarga. Prima di occuparsi di taumaturgia è chiaro che abbiamo semplicemente il bisogno assolutamente di poter essere puro, di poter essere completamente liberi da ogni, come si dice, da ogni negatività, da ogni passività. Se noi dentro di noi non siamo assolutamente puri e non riusciamo a purificarci, noi avremo certamente dei problemi, perché invece di attrarre gli dei puliti che vanno direttamente a purificarci, noi andiamo ad attrarre gli dei oscuri, ossia le energie oscure che vanno a distruggerci. Dove portano sempre ad aiutare le persone, portano sempre a dare possibilità alle persone, portano sempre a secondo le proprie capacità o mentali o di cuore ad aiutare, quindi a sistemare, a portare un miracolo nella vita di qualcuno, a migliorarlo, oltre che nelle nostre vite. La taumaturgia non è che proviene, la taumaturgia si sviluppa direttamente nell'animo degli esseri umani che sono dentro, che sono superiori, nell'animo degli esseri umani che vogliono crescere e diventare superiori, nell'animo dell'essere umano che si infiamma d'amore. Quindi, oppure nell'animo dell'essere umano che diventa conoscitore e conoscente. Una volta che noi possiamo fare e abbiamo capito queste cose, ecco che noi possiamo assolutamente operare con la taumaturgia. È molto importante, e ripeto, molto importante, riuscire sempre
ad avere quell'equilibrio interiore che ci faccia dire sono degno di questo. È chiaro che pensare oggi che tutto arriva da qualcun altro è la moda, quindi come la magia e cose varie possano arrivare da altri esseri, come l'alchimia, eccetera, eccetera, ma la taumaturgia è un dono interiore. Diventa taumaturgo il santo, diventa taumaturgo il mago reale, diventa taumaturgo anche un medico che a un certo punto si rende conto del livello della sua scienza, che non riesce a superare certe cose, e quindi si rivolge all'Eterno, si rivolge alle divinità, si rivolge a qualcosa di sconosciuto e fa il miracolo. Si può guarire con la taumaturgia anche senza saperlo, sicuramente, quando c'è un efflatus d'amore, però questo porta a perdita di energia. Tanti anni fa, io avevo 14-15 anni, scrissi a una sensitiva di Roma, si chiamava Tullia Garotti, potete vedere, andarla a trovare in internet, ora non penso che più viva, era già anziana all'epoca, e io avevo 14-15 anni, quindi ero all'inizio del mio studio e tutto. E cosa accade? Accade che io li scrissi, volevo sapere, e questa era una grande sensitiva, e difatti andate a vedere, veramente una grande sensitiva. Questo per rispondere alla domanda: si può guarire con la taumaturgia senza saperlo? C'è gli altri. E lei mi disse: ti faccio una rivelazione, tu di notte sciogli il tuo corpo sottile, vai nei mari del sud, nelle Filippine, così disse, e aiuti i guaritori filippini a guarire le persone che si rivolgono a loro. Bene, io dissi: come? Avevo 14-15 anni, ma ripeto, informatevi su questa sensitiva, ha fatto delle cose strabilianti. Si relaziona nel senso che se appari nel karma di una persona per guarirla, la guarisci. Non è possibile che accada assolutamente che tu possa guarire una persona se non è destino che possa accadere. La taumaturgia ha due vie: una, il destino della persona, oppure due, tu che sei talmente svincolato e talmente in alto che hai la capacità, come dice il termine stesso, di strappare il potere agli dei e quindi usarlo per poter guarire. Il taumaturgo è colui che riesce a salire in alto, molto in alto, prende come Prometeo il fuoco dal cielo e lo porta sulla terra a beneficio degli esseri umani. Quindi questo per quanto riguarda questo fuoco interiore che bisogna avere. Per quanto riguarda invece la parte più tecnica della taumaturgia, che è la geometria sacra, qui invece viene richiesta assolutamente una conoscenza tecnica di forme, misure e tutto ciò che riguarda la sapienza antica, che porta l'essere umano a poter usare, no? Più che altro le sue forze. Attenzione, che quando si usano queste due tecniche, due molto antiche, c'è bisogno, ripeto, di avere l'interiore almeno sano e pulito. Solitamente ci sto battendo per questo motivo. Solitamente questo accade nell'istante della purificazione. Infatti non si può pretendere nel mondo di oggi, a meno che non si faccia una vita monastica, una vita iniziatica o quello che sia, che tutti siamo purificati dalla mattina alla sera, magari andiamo a lavorare in Fiat o andiamo in ufficio o andiamo in giro e poi vogliamo fare un'opera di taumaturgia o un'opera che riguarda la geometria sacra. Io vedo nei corsi di come si chiama, di radionica attuali, moderni, che dicono che possono farlo chiunque. Non insegnano che per fare la radionica, quindi per mettersi di fronte a uno schema e quindi inviare questa energia che è la propria, assolutamente bisogna prima purificarsi. Quindi figurarsi che cosa succede nell'istante che un cosiddetto radionico moderno si mette per curare qualcuno. Gli togli con la malattia, ma le dà le sue. Sicuramente sì, però attenzione, non parliamo di medicina, questa è miracolo, la taumaturgia è una richiesta
a Dio o gli dei o la forza naturale o la forza divina di un miracolo, cioè di un qualcosa di inspiegabile. Quindi non abbiamo a che fare con medici, professori, primari, la medicina ufficiale, mettetela da parte, qui io non me ne occupo, non ne sto parlando, attenzione, quindi è come andare a Lourdes e pregare, solo che lo si fa in maniera scientifica, cioè in maniera di conoscenza reale per guarire, non vado a Lourdes e prego e chissà se mi arriva il miracolo. Ok? La taumaturgia, se si conosce la tecnica antica, dà delle possibilità maggiori di intervento. Io ve lo dico, con la taumaturgia sono guarito all'età di 13 anni, 12-13 anni, da una bruttissima malattia e taumaturgicamente mi venne spontaneo dal ricordo di usare certe tecniche particolari insieme con la preghiera. Usando la preghiera e usando certe tecniche particolari, ecco che io, invece di guarire in 3 mesi, guarì in 20 giorni. Tanto è che ebbi delle visioni addirittura, mentre ero in ospedale, ero a Taranto al Santissima Annunziata, il fegato non funzionava più, quindi ero in uno stato, ero prossimo alla morte, voglio dire. E quindi mi venne spontaneo dai ricordi interiori, quindi ricordi precedenti, se vogliamo, che tutti bene o male abbiamo, di fare certe cose, quello che vorrei insegnare, di usare la preghiera, di fare certe cose. Bene, io mi ricordo ancora il dottor, professor La Gioia si chiamava, potete controllare nei medici, di sicuro sarà morto pure quello, perché era già un uomo di 50 anni, quando avevo 12 anni, io ce ne ho 54, adesso figurarsi, magari vivo, per carità di Dio, però. Comunque l'ospedale Santissimo Annunziata, e disse, quando mi visitò, si girò agli altri dottori che l'aiutavano, ma siete impazziti? Questo bambino è guarito e voi lo tenete in questa camera ancora con le persone infette? E subito mi fece la dimissione, tanto che telefonarono a mia madre e a mio zio, che corsero con la macchina per venirmi a prendere, perché non se l'aspettavano, si aspettavano un decorso di un po' di mesi, perché veramente ero messo male. Mi portarono con l'ambulanza dall'ospedale dove venne ricoverato quando ero bambino a Manduria, dove stavo, fino a Taranto, perché non c'è niente da fare. Quindi tutti a piangere, quindi ero dato per spacciato. Ho usato questa cosa. Ora, il medico stesso disse, è guarito, non so, non dovrebbe essere così, è guarito. E quindi questa è taumaturgia. La taumaturgia non deve avere spiegazioni ufficiali, non ha spiegazioni ufficiali, non si mette in contrasto con la medicina ufficiale, è un'opzione in più che noi abbiamo dalla nostra anima divina e che noi usiamo per ascendere verso la divinità, e quindi ascendendo verso la divinità riuscire, quanto più ascendiamo, ci purifichiamo e ci infuochiamo, a dare a noi e agli altri salute, amore e gioia. Mentre la geometria sacra ha a che fare con delle capacità di uso di una certa cosa. Quindi dicevo, mentre la geometria sacra è una scienza particolare, cioè dovete pensare che c'è una forma, dovete pensare che questa forma circuita qualcosa, cioè attira qualcosa. Bene, c'è sempre un'energia. Se io adesso faccio un quadrato, se lo disegno, lì dentro ci sarà un'energia che può essere calcolata. Se faccio un triangolo c'è un'energia, se faccio un pentagono c'è un'energia, se faccio un cubo c'è un'energia. Bene, la geometria sacra ha la capacità di calcolare quella particolare energia, sapere che tipo di energia è e quindi porsi da soli come batteria umana per poterla far funzionare e circuitare e lanciare. Ecco perché dico, figurarsi se non si è puliti che cosa si lancia. Ecco perché dico, nella radionica classica non viene insegnato questo, viene insegnato come morale, e viene detto come morale, e si pensa che tutti possono fare questo, basta che si fa soldi. Non è così, perché non è possibile usare le tecniche di geometria sacra per il semplice motivo che se non si è puliti si darà il veleno, cioè se siete nervosi, se siete arrabbiati, se avete un'infiammazione e cose varie, voi avete, è inutile che fate un'operazione di geometria sacra, per esempio.
Ma sono buone cose di veicolazione energetica, danno molta forza, danno equilibrio e portano in contatto con diciamo, con la parte manifesta dell'universo, ma cose più tecniche, vanno anche a coagulare delle cose. C'è un piccolo problema con le genesa, cioè quello che chi le fa tende a coagulare nella sua vita tutto, e quindi le cose buone e anche le cose cattive. Bisogna stare molto attenti perché sono dei coagulatori, e quindi essendo dei coagulatori ci si può trovare a vivere delle cose coagulate magari da altri oppure da se stessi che potrebbero essere non vissute. Attenzione che coloro che creano forme di questo genere senza entrare in uno stato neutrale rischiano di coagulare di tutto e quindi di soffrire nella vita piccoli incidenti. Possono perdere delle cose, possono fare degli incidenti, si possono fare male, gli viene la tachicardia, dormono male, eccetera, eccetera. Può succedere di tutto. Perché? Perché veicolano molta energia queste forme, specialmente essendo tridimensionali, e quindi portano direttamente a coagulare, mentre la forma bidimensionale è una cosa abbastanza controllabile perché si mantiene sempre in un mondo labile, molto sottile, quindi bidimensionale mentale. La forma tridimensionale condensa proprio completamente. Quindi attenzione prima di farle, funzionano, aiutano, danno stabilità, danno aiuto, però siate molto puri dentro perché altrimenti andate a coagulare cose che sono nel sottile. Io dico solo che chi lo costruisce abbia l'equilibrio interno, se no si rovina. Questo qui è molto importante da sapere con ogni forma, ora non soltanto le genesa, ma attenzione che la successione di Fibonacci è solo fisica, cioè non va a controllare e a toccare gli internumeri. Gli internumeri non li conosce nessuno, come non conosce nessuno gli infranumeri. Gli internumeri e gli infranumeri sono quelli che c'è tra un numero e un altro numero. Gli infranumeri sono quelli che sono sotterranei, ed essendo che sono sotterranei c'è questo problema, il problema di capire la potenza degli internumeri e degli infranumeri. Ora non sto a spiegare, ma questa è vecchia conoscenza, è antica conoscenza. Ricordiamoci che la matematica è estensibile, ricordiamoci che la matematica non è quella che vi hanno soltanto insegnato, ma può essere tranquillamente allargata in tanti movimenti che non si conoscono. Io ti consiglio di usare un bel distillato potente di menta e cannella. Prendi 30 grammi di menta, prendi 3 stecche di cannella, prendi 500 ml di alcol, metti 200 ml di acqua, distilla e prendi. La tua mente sarà fermissima, te lo posso garantire. Non c'è bisogno di stare lì a concentrarti eccessivamente. Al 100%. Bisogna soltanto volerlo e desiderarlo. Già il desiderarlo vuol dire che stai crescendo. E durante il corso di taumaturgia vi spiego come fare. Ci sono delle tecniche, delle metodologie che vi purificano volenti o nolenti. È come la purga. La purga la prendi, ma una volta che l'hai presa non puoi trattenerti. Perché il fuoco, o vuoi o non vuoi, ti purifica. Ci sono delle forme particolari, talmente potenti e sconosciute, che direttamente ti vanno a purificare senza neanche te ne accorgi, così come accade con i distillati e quindi come accade con una certa tipologia di alchimia. Di trucioli di metallo e quarzi inglobati in resina indurita, si dice che trasmettono energia negativa o positiva. Sì, ne penso bene se sono fatti bene, ne penso male se sono fatti male. Quando sono fatti bene o male, il problema delle persone che fanno questi oggetti è che li fanno a qualsiasi ora del giorno. Non si rendono conto che a qualsiasi ora del giorno, e gli antichi lo sapevano, ci sono varie energie che circolano, chiamati angeli, spiriti, demoni e cose varie. E in realtà sono tipologie di energie. Se io faccio un orgonite in un periodo in cui Saturno è in opposizione a Marte, io lo uccido. L'energia che emana è un'energia di morte. Se faccio un orgonite in un periodo in cui Giove è in positivo con Venere, è positivo. Quindi notate che tutti gli orgoniti a volte hanno più potenza, a volte hanno meno potenza o non agiscono affatto. Va bene? Quindi ecco che
Per andare ancora a ricollegarci a questo, noi abbiamo una tipologia di azione taumaturgica che è il miracolo, perché taumaturgia e taumaturgo è colui che fa il miracolo, è colui che strappa il potere agli dei per poter fare il miracolo a livello di cuore. Quindi se vi sentite, questo è possibile. L'entrata nel mistero dell'ombra. Questo libro, che è un libro che ho scritto e che è l'introduzione a una tipologia di magia sumerica antica, antichissima, e che ha a che fare proprio con guarigione, con riuscite, cose varie, ha a che fare con capacità di contatto con energie talmente sottili che possono veramente andare a trasformare la vita. Sì, il corpo spesso si distacca dalla mente, ma vediamo, ogni notte si distacca dalla mente, quando fantastichi la mente si distacca dal corpo, quindi ogni notte quando dormi è la stessa cosa. E vai direttamente sul libro Il potere del Mercurio. Nel potere del Mercurio trovi questa cosa qui. Comunque una cosa che pulisce moltissimo i polmoni sono la fumaria insieme con l'eucaliptus. Okay? Vai a cercare direttamente. La cosa molto importante da dire e da fare è questa: esiste un potere divino, questo potere che non si sa da dove viene, questo potere che noi troviamo nella miracolistica, che ripeto non è miracolistica nel senso che c'è sempre una spiegazione, ma noi non ci soffermiamo su questo, a noi ci deve bastare sapere che è un potere divino che si manifesta e che quindi noi possiamo intercettare e quindi usare. Attenzione che non esce da noi, non sgorga da noi, è il potere divino della creazione, è il potere di autoguarigione della creazione, è il potere della natura divina che andando a tornare, ritornare nella terra e nella natura la rivivifica.